Ciao a tutti! In questo tutorial vi voglio spiegare come realizzare questo maglione. È realizzato top down, quindi con i ferri circolari senza cuciture ed ha una vestibilità leggermente oversize. Io l'ho fatto per mia figlia, quindi ho preso le sue misure e da lì mi sono regolata. Però chiaramente le spiegazioni ve le do per farlo sulle vostre misure o le misure dei vostri figli, nipoti, e quindi è un maglione su misura. Per tutte le tecniche che comunque spiego durante il video trovate qui sotto nel box informazioni tutti i link ai video dedicati, ma adesso andiamo a vedere cosa ci serve per realizzarlo. Per iniziare abbiamo bisogno del filato. Io ho scelto, anzi Ginny ha scelto questo, che è il ROI della Tessiland. È un filato composto dal 25% di lana, il 58% di acrilico, il 17% di poliammide. In 100 grammi ci sono circa 250 metri e qui consiglia di lavorarlo con i ferri che vanno dal 5 al 7, ma io per avere la tensione corretta di 12 maglie in 10 cm di campione devo utilizzare i ferri numero 6. Lì sta a voi fare un campione e verificare con quale numero di ferri avete la tensione corretta. Inoltre ci servirà un metro da sarta, un uncinetto per andare a riprendere le maglie, un ago da maglia, dei marcatori ad anello, dei marcatori a lucchetto e un filo di scarto. Qui vedete che in realtà non è un filo ma è un nastrino, proprio perché molti di voi mi hanno detto che fanno fatica quando devono andare a riprendere le maglie dal filo di scarto e quindi vi faccio vedere come si può fare con il nastrino. Ma adesso iniziamo con le spiegazioni. Per prima cosa, con il metro da sarta vado a misurare la circonferenza della testa della Ginny, che sono 55 cm. A questi centimetri devo togliere un 20%, perché lei vuole il collo abbastanza stretto e mi dà 44 cm. Adesso devo capire questi 44 cm a quante maglie corrispondono, quindi devo moltiplicare per 12, che è il numero di maglie che io ho in 10 cm nel mio campione, e dividere per 10 e mi dà 52,8. Visto che io devo avere un numero che è divisibile per 4, perché andrò a fare il collo con le coste 2 a 2, devo arrotondare questo numero appunto a 52, perché è divisibile per 4. Quindi lascio una coda abbastanza lunga per avviare tutte le mie 52 maglie più una per la chiusura in circolare. Se non sapete come conteggiare la lunghezza della coda vi lascio qui sopra e nel box informazioni il link al video dedicato, e poi inizio con l'avvio long tail. Quindi avvolgo il filo tra il pollice e l'indice, lo trattengo con il resto delle dita e da dietro trattengo il filo, giro il ferro e poi vado su dal pollice, giù dall'indice e nel mezzo, e ho fatto le mie prime 2 maglie. Adesso continuo andando su dal pollice, giù dall'indice e nel mezzo, e ho fatto la mia terza maglia, e ancora su dal pollice, giù dall'indice e nel mezzo, fino ad arrivare ad avviare tutte le mie 52 maglie più una per la chiusura. Se non conoscete questo avvio, vi lascio qui sopra e nel box informazioni il link al video dedicato. Ho avviato tutte le mie maglie, adesso controllo che siano girate tutte nello stesso verso, poi inserisco un marcatore di inizio e fine giro che per me sarà anche un contagiri, e poi con il filo della coda e con quello del gomitolo lavoro le prime 2 maglie assieme in questo modo. Poi abbandono il filo della coda, proseguo con quello del gomitolo a lavorare a coste 2 a 2, quindi 2 dritti e 2 rovesci, 1, 2, e poi ancora 2 dritti e 2 rovesci fino alla fine del ferro, e lavorerò in questa maniera per un totale di 4 cm di altezza.
Ho finito di lavorare i miei 4 centimetri di cosce 2 a 2 per il bordo del collo. Adesso devo andare a fare i conteggi per sapere dove mettere i marcatori per le spalle. Quindi prendo la calcolatrice e faccio questo calcolo. Il numero delle maglie che io ho sui ferri, nel mio caso appunto 52 maglie, meno 4, perché 2 maglie per la spalla destra e 2 maglie per la spalla sinistra e mi dà 48. 48 diviso 2 mi dà 24, quindi io teoricamente dovrei avere 24 maglie per il retro e 24 maglie per il davanti. Siccome nel centro del retro io ho l'inizio fine giro, queste 24 maglie le devo ancora dividere in due, quindi devo contare 12 maglie da questa parte e 12 da questa parte. Adesso vi faccio vedere. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 e metto un marcatore, in questo caso a lucchetto, ma poi nel giro che andiamo a lavorare di impostazione a dritto li sostituisco con un marcatore così a cerchietto. Quindi queste due maglie saranno le maglie che io terrò per la spalla. Vedete, sono due maglie che nelle coste erano proprio a dritto, quindi proseguendo in maglia rasata andranno bene. Mentre da questa parte che cosa succede? Aspettate che tolgo il marcatore. Se conto 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, le maglie che mi capitano per la spalla, vedete, sono due rovesci. Quindi qui lavorando a dritto non mi piace il fatto che due rovesci si trasformino a un certo momento in due dritti. Mi piacerebbe, come dall'altra parte, proseguire con due dritti. Allora cosa faccio? Visto tra l'altro che le maglie per il retro del collo possono essere un pochino meno rispetto a quelle per il davanti, non conto 12 e quindi tengo queste due per il collo, ma conto 10 maglie e tengo queste due che sono a dritto, lavorate a dritto per il collo. Anche qua le vado a marcare così poi nel giro di impostazione appunto so dove sono e sostituisco questi marcatori con i marcatori ad anello. Quindi cosa succede? Che io per il retro del collo avrò 22 maglie e non 24 e per il davanti, anziché averne 24, ne avrò 26. Chiaramente l'inizio e fine giro sarà leggermente spostato, ma non succede nulla perché poi nella lavorazione questa cosa non si vedrà. Comunque rimarrà al centro del collo, non perfettamente al centro, ma di 2 maglie spostato, ma come vi dicevo, siccome non si vede, non succede nulla, per me va bene così. Quindi adesso rimetto il marcatore e proseguo lavorando un giro di impostazione tutto a dritto, dove vado a sostituire appunto i marcatori a lucchetto con quelli ad anello. Adesso vado a mettere i marcatori a lucchetto per creare lo scollo e contemporaneamente anche l'alzata, diciamo così, del collo dietro. Chiaramente non li vado a mettere su tutto lo scollo davanti, altrimenti non mi verrebbe un collo rotondeggiante, mi verrebbe una cosa brutta, diciamo così, perché non sarebbe né un collo a V né un collo tondo. E quindi lascio 6 maglie centrali senza marcatori dove non andrò a fare i ferri accorciati. Invece partendo dalla spalla vado a mettere un marcatore a lucchetto ogni 2 maglie. Quindi 1, 2, metto il marcatore a lucchetto, quindi il primo marcatore, poi conto 2 maglie, secondo marcatore, 2 maglie, terzo marcatore, 2 maglie, quarto marcatore, 2 maglie, quinto marcatore e poi vado a fare la stessa cosa dall'altra parte. Quindi conto 2 maglie e metto un marcatore. Chiaramente ne ho messi 5 di qua, ne andrò a mettere 5 anche da quest'altra parte.
Bene, ho messo tutti i marcatori a lucchetto per sapere dove fare i ferri accorciati. Adesso inizierò a lavorare a dritto fino al primo marcatore della spalla. Chiaramente le spalle vanno fatte col metodo contiguous, quindi tutti i ferri lavorerò degli aumenti prima dei marcatori e dopo i marcatori, praticamente all'esterno delle due maglie della spalla. All'interno dei marcatori dovranno, mi raccomando, sempre rimanere due maglie. Chiaramente lavorerò questi aumenti fino a quando sarò arrivata alla ampiezza giusta. Comunque di questo ne parleremo dopo. Quindi dicevamo, inizio, lavoro a dritto, prima del marcatore faccio un aumento, che per me sarà un aumento intercalato verso destra, passo il marcatore, lavoro due maglie a dritto, passo il marcatore, faccio un aumento intercalato verso sinistra. Poi lavoro due maglie a dritto, arrivo al primo marcatore al lucchetto, tolgo il primo marcatore al lucchetto e faccio il German short row o ferro accorciato alla tedesca per non creare il buco. Dopo averlo fatto, praticamente giro il lavoro e proseguo in senso inverso. Quindi per fare i ferri accorciati lavorerò sia sul davanti del lavoro che sul retro. Finiti i ferri accorciati, proseguo a lavorare sempre solo sul davanti del lavoro. Quindi non lavorerò più, diciamo così, in circolare continuamente a dritto, ma mi ritroverò un ferro sul dritto del lavoro e un ferro sul rovescio del lavoro. Infatti, dicevo, dopo aver tolto il marcatore a lucchetto, giro il lavoro, quindi sarò sul rovescio del lavoro e lavorerò a rovescio due maglie, arrivata al marcatore, anzi prima del marcatore faccio l'aumento, poi le due maglie a rovescio, passo il marcatore, aumento, tutto a rovescio fino agli altri due marcatori della spalla. Aumento, passo marcatore, due rovesci, passo marcatore, aumento, due rovesci e mi ritrovo a questo marcatore a lucchetto. Tolgo il marcatore a lucchetto, faccio il German short row, quindi giro il lavoro e sarò un'altra volta sul davanti del lavoro e quindi proseguirò in questo senso. Quindi praticamente dal centro io lavoro fino a qui, tolgo il marcatore, torno indietro, lavoro fino a qui, marcatore, torno indietro, lavoro fino a questo marcatore, torno indietro, lavoro fino a questo marcatore e vado avanti così fino a che non ho finito tutti i miei marcatori. Comunque adesso ve lo faccio vedere durante la lavorazione per farvi capire meglio. Quindi partiamo e lavoro a dritto fino al primo marcatore ad anello. Ok. Prima del marcatore ad anello faccio il mio aumento intercalato verso destra, quindi sollevo il filo che unisce le due maglie, col ferro di sinistra lo prendo da dietro e poi lo lavoro a dritto normalmente. Così, passo il marcatore, lavoro i miei due dritti, passo il marcatore, adesso devo fare il secondo aumento, questa volta un aumento intercalato verso sinistra, quindi sollevo il filo che unisce le due maglie, questa volta lo prendo dal davanti e lo lavoro a dritto ritorto, cioè prendendo il filo, vedete, dietro, in questo modo. Poi lavoro due maglie, 1, 2 e arrivo al marcatore a lucchetto che tolgo e qui devo fare il mio primo ferro accorciato, quindi giro il lavoro, questa volta mi trovo sul rovescio, passo la prima maglia senza lavorarla a rovescio tenendo il filo sul davanti e poi tiro il filo sul retro del lavoro e lo faccio ripassare davanti, pronta per lavorare queste maglie a rovescio. Una,
2. Qui devo fare l'altro aumento, perché abbiamo detto che si aumenta tutti i ferri, quindi tiro su il filo che unisce le due maglie, lo prendo dal retro e lo lavoro a rovescio normalmente. Passo il marcatore, 2 rovesci, passo il marcatore, altro aumento, tiro sul filo che unisce le due maglie, questa volta lo prendo dal davanti e lo lavoro a rovescio ritorto, prendendo la parte retro della maglia in questa maniera, e poi lavoro a rovescio fino ad arrivare all'altra spalla, quindi all'altro marcatore ad anello. Chiaramente passerò anche il mio marcatore di inizio e fine giro, che però in questo momento non ci interessa. Ok, sono arrivata al marcatore a lucchetto, quindi devo fare ancora gli aumenti. Sono sul rovescio del lavoro, quindi sollevo il filo che unisce le due maglie, lo prendo dal retro e lavoro un rovescio, diciamo così, normale. Io sono abituata a fare il giro della morte, questo io lo chiamo così. Comunque lo lavorate a rovescio normalmente. Passiamo il marcatore, 2 rovesci, passo il marcatore, adesso l'aumento intercalato verso sinistra. Sollevo il filo, lo prendo dal davanti e lo lavoro a rovescio ritorto. Si vede non molto bene perché questo filato è pelosissimo, però se volete andare a vedere come si lavorano gli aumenti intercalati vi lascio qui sopra e nel box informazioni il link al video dedicato. Comunque proseguo a rovescio fino al marcatore a lucchetto, tolgo il marcatore a lucchetto, giro il lavoro, porto il filo sul davanti del lavoro, faccio il German short row, cioè passo la prima maglia a rovescio senza lavorarla, tiro il filo sul retro del lavoro perché adesso lavorerò a dritto. Infatti lavoro a dritto fino ad arrivare al marcatore. Anche qui aumento, sollevo il filo che unisce le due maglie, lo prendo dal retro e lo lavoro a dritto normalmente. Passo il marcatore, 2 dritti, passo il marcatore, ancora un altro aumento, sollevo il filo, questa volta lo prendo dal davanti e lo lavoro a dritto ritorto, quindi prendendo la maglia dal retro, e poi lavoro a dritto fino al marcatore ad anello dell'altra spalla. Eccomi qua. Anche qui, come abbiamo detto, dobbiamo fare un aumento intercalato verso destra, quindi sollevo il filo, lo prendo dal retro, lo lavoro a dritto normalmente. Passo il marcatore, lavoro 2 dritti, passo il marcatore, aumento intercalato verso sinistra, sollevo il filo, lo prendo dal davanti e questa volta lo lavoro a dritto ritorto. Poi proseguo lavorando fino al marcatore a lucchetto, ma vedete mi ritrovo una maglia un po' strana, formata, vedete, da 2 fili. Questa è la maglia del German short row che abbiamo fatto prima. Va lavorata a dritto normalmente o a rovescio normalmente se vi trovate sul rovescio del lavoro. Basta che la prendete così, trovandovi 2 fili sul ferro di sinistra e 2 fili sul ferro di destra e poi a dritto normale. Quindi arriviamo fino al prossimo marcatore a lucchetto e adesso vi faccio rivedere un'altra volta come si fa. Tolgo il marcatore, giro il lavoro, ho il filo sul davanti del mio lavoro, passo a rovescio una maglia senza lavorarla
e tiro il filo sul retro e lo passo poi sul davanti perché devo lavorare a rovescio. Quindi lavoro a rovescio fino al marcatore ad anello e poi faccio il mio aumento intercalato a rovescio verso destra, quindi sollevo il filo che unisce le due maglie, lo prendo dal retro e lo lavoro a rovescio normalmente. Passo il marcatore, 2 rovesci, passo il marcatore e faccio il rovescio intercalato a rovescio verso sinistra. Quindi sollevo il filo che unisce le maglie, questa volta lo prendo dal davanti e lavoro un rovescio ritorto prendendolo da dietro. E poi proseguo a lavorare a rovescio fino al prossimo marcatore ad anello, cioè dall'altra parte della spalla. Ecco, sono arrivata, quindi anche qui faccio l'aumento intercalato verso destra, sollevo il filo, lo prendo dal retro e lo lavoro a rovescio normalmente. Passo il marcatore, 2 rovesci, passo il marcatore, anche qua un rovescio intercalato verso sinistra, sollevo il filo, lo prendo dal davanti e lavoro un rovescio ritorto. Poi proseguo lavorando a rovescio fino al marcatore a lucchetto, ma anche qui mi trovo, adesso qui si vede male perché c'è proprio il pelo molto lungo, comunque una maglia strana che è formata da 2 fili. Come ho detto prima, lo devo lavorare normalmente, questa volta il lavoro a rovescio, devo avere 2 fili, non so se riuscite a vederli qui, 2 fili sul ferro di sinistra e 2 fili sul ferro di destra e lo lavoro a rovescio normalmente. Arrivo al marcatore a lucchetto e praticamente ripeto sempre la stessa cosa, tolgo il marcatore, giro il lavoro, passo il filo sul davanti, passo la prima maglia a rovescio senza lavorarla, tiro il filo sul retro e lavoro a dritto finché non incontro i marcatori a cerchio questi, e comunque continuo così per tutti i marcatori a lucchetto. Quindi finché ho questi marcatori a lucchetto io continuo a lavorare a ferri accorciati. Comunque per la lavorazione del German short row o ferri accorciati alla tedesca vi lascio qui sopra e nel box informazioni il link al video dedicato. Ho finito i ferri accorciati e quindi adesso vado avanti a lavorare in circolare, sempre aumentando ai lati dei marcatori delle spalle fino a quando l'ampiezza sarà circa un 25% in più della circonferenza del torace della Ginny. Quindi adesso vi faccio vedere che calcoli faccio per raggiungere questa ampiezza. Ginny è 80 cm di circonferenza torace. Ora lei lo vuole un po' oversize, quindi io a questi 80 cm aggiungo un 25%, quindi più 25%, ed è uguale a 100 centimetri di ampiezza totale. Quindi io devo andare avanti a lavorare fino a raggiungere appunto i 100 centimetri. Però mi conviene sapere a quante maglie corrispondono, in maniera che così man mano che lavoro so quando mi devo fermare senza continuamente andare a misurare il mio lavoro. Quindi 100 per 12, che è il numero di maglie che noi abbiamo in 10 centimetri nel nostro campione, diviso 10. Quando io arriverò ad avere sui ferri 120 maglie, mi fermo con gli aumenti delle spalle.
Ok, arrivata a 120 maglie, l'ho fatto provare a Ginny e mi ha detto che l'avrebbe voluto ancora un pochino più ampio, quindi sono andata avanti ad aumentare fino a 132 maglie. Adesso gliel'ho riprovato, mi ha detto che va bene e quindi devo procedere con il davanti e il dietro. Prima di tutto metterò in attesa le due maglie delle spalle su due marcatori a lucchetto e poi lavorerò il davanti e il dietro separatamente. Quindi le maglie del davanti e del retro verranno messe in attesa quando non lavorate. Quindi vado a mettere in sospeso su un marcatore a lucchetto le due maglie della spalla e poi passo le altre maglie del retro su un filo di scarto. Però, come vi ho detto all'inizio, anziché utilizzare un filo di quelli appunto soliti, utilizzerò un nastrino, anche perché questo filato, essendo molto peloso, è un po' difficile da far scorrere in un filo e quindi utilizzando un nastrino scorre molto meglio. Bene, ho messo in attesa tutte le maglie del retro sul nastrino. Come vedete scorre molto bene proprio perché il nastro non è peloso e quindi scivola meglio. E adesso vado a mettere in attesa le altre due maglie della spalla. Poi procedo a lavorare il davanti e il retro per lo stesso numero di ferri ed arrivo all'altezza dello scalfo. Bene, sono arrivata all'altezza dello scalfo, o meglio, a quanto mia figlia vuole alto lo scalfo, perché come vi ho già detto, lei l'ha voluto leggermente over questo maglione, e adesso devo rimettere le maglie del retro sui ferri per fare esattamente la stessa altezza che ho fatto per il davanti. Quindi vi consiglio, quando fate il davanti, oltre a misurarla col centimetro, anche di contare quanti ferri avete lavorato in modo da riuscire a fare perfettamente la stessa cosa anche sul retro. Vi faccio vedere così come si rimettono le maglie sul ferro con il nastrino, perché è veramente molto facile, visto che appunto essendo di raso comunque scivola molto bene e non c'è nessun tipo di problema nel rinfilarle sul ferro. Ok, ho lavorato anche il dietro e come vedete sono andata a cercare la sequenza di colori nel nuovo gomitolo uguale a quella del davanti, in modo da non creare degli stacchi di colore che non mi piacciono mai nei gomitoli sfumati. Adesso metto tutto su un unico ferro, quindi rimetto le maglie in attesa sul ferro e proseguo lavorando in circolare. Vi faccio poi vedere che per il sottomanica avvierò magari un 4-6 maglie, non so, adesso vedo, appunto per dare agio, più agio, diciamo così, al movimento. Quindi riprendo a lavorare in circolare e arrivata nel sottomanica avvio a nuovo 6 maglie per dare appunto più agio nel movimento. E come faccio? Con la mano destra prendo il filo, col dito indice arrotolo così il filo sul dito, faccio questo cappietto e infilo il ferro, tiro bene e ho fatto una maglia, poi ancora 2, 3, 4, 5 e 6. Ok, adesso riprendo a lavorare anche dall'altra parte. Visto che qui c'è il pezzettino che ho tagliato dall'altro gomitolo per fare l'altro lato,
io lavorerò le prime due maglie assieme con tutti e due i filati in modo da fissarli, però diciamo che se non avete lì il taglio del filato, voi proseguite normalmente così, lavorando a dritto. Fate la stessa cosa di avviare le maglie nel sottomanica, chiaramente anche dall'altra parte. Io adesso proseguo fino alla lunghezza desiderata, visto che è già un maglione over, non ho bisogno di fare né aumenti né diminuzioni, lo lascio così dritto. Però vi volevo far vedere come lavoro nel secondo ferro, diciamo così, le maglie del sottomanica. Quindi arrivo alle maglie che ho avviato a nuovo e senza tirare troppo, perché sennò le maglie si allungano, le lavoro a dritto normalmente. Anche se vedete questo filo, non vi preoccupate, non è nulla, poi con la lavorazione va a posto e non succede nulla. Per quello che vi ho detto comunque prima, quando vi ho fatto vedere come avviarle, di tirare per bene, perché ecco, non dobbiamo lasciare il filo troppo morbido, altrimenti questo filo veramente si allunga troppo. Comunque le lavoro tutte così e poi proseguo normalmente. Bene, sono arrivata all'altezza desiderata da mia figlia e quindi adesso controllo di avere un numero di maglie divisibili per 4 e poi proseguo con un bordo a coste 2 a 2 per un'altezza di circa 6-8 cm. Lei lo vuole piuttosto alto il bordo del corpo e quindi io lo farò così. Quindi lavoro appunto 2 dritti e 2 rovesci fino alla fine. Io sono arrivata a circa 7 cm di altezza. Adesso inizio la chiusura. Vi consiglio di fare una chiusura elastica. Se vi piace potete chiudere a coste 2 a 2, quindi lavorando 2 maglie dritto, 2 maglie rovescio. Semmai vi lascio qui sopra e nel box informazioni questo tipo di chiusura elastica a coste, oppure potete chiuderlo anche chiudendo con la classica chiusura elastica tutto a dritto. Io farò così perché a Ginny piace così. Quindi lavoro una maglia a dritto, una seconda maglia a dritto, poi riprendo in questa maniera con il ferro di sinistra le maglie appena lavorate e le rilavoro un'altra volta a dritto ritorto. Aspettate che qua ho infilato, ecco. E poi continuo, anche se qui ho un rovescio, io lavorerò sempre a dritto, poi riprendo in questa maniera le 2 maglie appena lavorate e le rilavoro a dritto ritorto e vado avanti così finché non ho chiuso tutte le mie maglie. Ok, quindi ho chiuso anche l'ultima maglia. Adesso taglio il filo lasciando un pezzettino per poi andare a fissare e nascondere le codine, sfilo e adesso metto l'ago e vi faccio vedere come diciamo così appianare questo gradino che si è formato. Ho infilato l'ago e quindi adesso appunto per togliere il gradino devo fare così, devo inserire l'ago nella prima V, la prima maglia che ho chiuso. Qui si vede male perché è un filato molto peloso, però la prima V che ho chiuso è proprio questa. Quindi inserisco qui, tiro, non devo tirare molto forte, se no poi si fa un po' di arricciatura, e vado a reinserire l'ago da dove esce il filo, quindi nell'ultima maglia che ho chiuso, così. E devo cercare di creare un'altra maglia di grandezza uguale alle altre, quindi
tirare sì, ma in modo da, vedete, appianare il gradino. Qui ci sono due fili, quindi finché non sono andata a nascondere nel retro il filato e quindi a tirare un po' più in giù, si vede sempre, ecco, spuntare, non so se lo vedete, la seconda maglia qui che ho chiuso, però in realtà quando poi andiamo nel retro così a nascondere e fissare la codina, adesso ve lo faccio vedere perché eccolo qui, vedete che poi non si vede più nulla. Comunque adesso proseguo, finisco di fissare la codina e iniziamo con le maniche. Adesso devo andare a fare un calcolo per capire quante maglie devo riprendere per le maniche. Io ho lavorato per un'altezza di 30 ferri, quindi quante maglie devo andare a riprendere in questi 30 ferri? Non posso riprendere 30 maglie, sarebbero troppe. Infatti, lo vediamo anche dal campione, perché in 10 centimetri ci sono 12 maglie e 20 ferri. Vedete che le maglie sono meno per l'altezza di 10 centimetri, quindi anche qui per l'altezza dei 30 ferri devo andare a riprendere meno maglie e faccio la proporzione e dico se 20 ferri è uguale a 12 maglie, 30 ferri a quante maglie corrisponde? Quindi devo fare 30 per 12, che è il numero delle maglie che ho in 10 cm nel mio campione, diviso 20, che è il numero di ferri che io ho in 10 cm nel mio campione, e mi dà 18. Vorrà dire che io in 30 ferri devo andare a riprendere 18 maglie. E già potrebbe andare bene così, ma per chi vuole essere ancora più preciso, può fare questo calcolo che è un po' più difficilino per sapere esattamente ogni quante maglie riprese bisogna saltare una maglia di base. Quindi 30 meno 18 mi dà 12, vuol dire che io devo saltare 12 maglie e queste 12 maglie non possono essere 12 maglie una in fila all'altra, devono essere distribuite nei 30 ferri. Quindi 30 diviso 12 mi dà 2,5, è un numero con la virgola. Quindi io qua devo decidere se andare ad arrotondare per eccesso o per difetto. Io vi consiglio di arrotondare per eccesso, perché se c'è qualche maglia in più non è che poi così la manica si arriccia, però se c'è qualche maglia in meno può darsi che tira, e quindi io questo 2,5 lo andrò ad arrotondare con il numero 3. Quindi vuol dire che io ogni due maglie, perché abbiamo detto il numero 3, quindi ogni due maglie salto una maglia di base e quindi anziché riprendere 18 maglie ne riprenderò 20, perché se io faccio 30 diviso 3 vuol dire che io vado a saltare 10 maglie e quindi su 30 se ne salto 10 ne devo andare a riprendere 20. Io spero di essere stata abbastanza chiara. Comunque quest'ulteriore calcolo diciamo che è un po' più complesso, è un calcolo in più. Voi vi potete benissimo regolare dicendo che in 30 ferri devo andare a riprendere 18 maglie, quindi 12 le devo saltare, chiaramente mi raccomando non tutte insieme ma diluite. Ogni tot maglie ne saltate una. Se invece volete fare il calcolo per benino, ecco che allora c'è questo ulteriore calcolo da fare e da aggiustare, quindi appunto andrò a saltare 10 maglie, a riprenderne 20, quindi vuol dire che ogni due maglie riprese ne salto una. Ecco qua il 3, il numero che io ho arrotondato prima. Quindi vado a riprendere la manica, questi sono i 30 ferri che io ho lavorato e inizio a riprendere le maglie dal centro del sottomanica in modo che così il mio inizio e fine giro sia nel centro del sottomanica. Le maglie del sottomanica e le due maglie in attesa, quelle non rientrano nel calcolo dei 30 ferri, sono maglie tra virgolette in più.
queste sono quelle che io ho avviato a nuovo, per me sono 6 maglie, quindi andando a riprendere dal centro del sottomanica io andrò a fare così, vado a riprendere 3 maglie che avevo avviato a nuovo, se voi ne avete avviate di più, quelle che avete avviato voi diviso 2, quindi io ne ho avviate 6, dal centro del sottomanica ne vado a riprendere 3, poi vado a riprendere le mie 20 maglie lavorando così, 2 le riprendo, una la salto, 2 le riprendo, una la salto, 2 le riprendo, una la salto, fino alle 2 maglie che avevamo messo in sospeso della spalla. Riprendo anche queste e poi continuo a riprendere le altre mie 20 maglie facendo sempre 2 le riprendo, una la salto, 2 le riprendo, una la salto, fino a poi arrivare qui dove riprendo le mie 3 maglie del sottomanica. Ma adesso vi faccio vedere. Prendo il filo, lascio una coda, io riprendo le maglie con l'uncinetto perché mi trovo comoda così, voi le potete riprendere anche con il ferro. Andiamo nel sottomanica, appunto io ho detto che dal centro ne devo andare a riprendere 3, quindi vado ad identificare dov'è la mia metà, calcolando e contando il numero di maglie. Quindi le maglie così si presentano non come una V, ma come una A, perché in realtà noi l'abbiamo lavorato in questo senso, ma adesso le riprendiamo nell'altro. Quindi, vedete, le maglie sono messe, vedete una parola grossa, qui il filato è peloso, si vede male, però le maglie sono messe così a V, quindi io vado a calcolare 3 maglie, 1, 2 e 3 è questa. Entro nel centro di questa A e riprendo. Aspettate, 1, 2, eccola qua, nel centro di questa A entro con l'uncinetto e inizio a riprendere questa maglia, poi lascio la codina, vado nella seconda maglia, nella seconda A, nel centro riprendo anche questa, nella terza, ok, riprendo anche questa e poi parto. Tutte le maglie, vedete, sono tutte, dipende da come le vedete, messe così. Io lascio la prima maglia, quindi le prime 2 gambette le lascio perché se no queste mi si allungherebbero troppo, quindi lascio queste 2 gambette ed entro nella maglia dopo e ne riprendo 1, 2 e questa la salto, poi ancora 1, 2 e una la salto. Si vede male perché appunto, come ho detto, la lana è molto pelosa. 1, 2 e la una la salto e poi le vado a trasferire sul ferro riprendendole così, come se fosse a ritorto da dietro, perché se no le maglie mi vengono girate. Le trasferisco sul ferro e poi, ops, qua me ne è saltata una, ok, e poi continuo insomma a riprenderle fino ad arrivare qui su. Qui su vi faccio vedere poi come prendo queste 2, anche se è abbastanza semplice. Ok, sono arrivata alle 2 maglie che avevamo messo in sospeso sul marcatore e queste 2 maglie così come sono le vado a rimettere sui ferri e poi riprendo l'uncinetto e proseguo a riprenderne 2, saltarne una, riprenderne 2 e saltare una fino ad arrivare alla fine dell'altezza dello scalfo per poi riprendere le ultime 3 maglie del sottomanica. Quando arrivo qui vi faccio vedere. Ho ripreso anche le mie ultime 3 maglie del sottomanica, questo è il centro del sottomanica, quindi anche il mio inizio e fine giro. Quindi metto un marcatore che mi segna sia l'inizio e la fine del giro, sia quante maglie, scusate, ferri vado a lavorare, perché poi devo lavorare lo stesso numero di ferri anche per l'altra manica. A questo punto la prima maglia che lavoro la lavoro con tutti e 2 i fili, sia quello della coda che quello del gomitolo, in maniera così da fissare e fermare
il filo della coda, poi abbandono il filo della coda, proseguo con quello del gomitolo e io lavoro fino ad arrivare all'altezza della manica. Quindi poi lo farò provare a mia figlia e lavorerò proprio fino al polso, così tutte le maglie senza diminuire, perché lei vuole una manica ampia a sbuffo e quindi anche leggermente più lunga. Quando arrivo qui mi fermo e poi vi farò vedere, diminuisco e inizierò a fare il polsino. Per cui adesso lavoro in circolare tutto a dritto finché non arrivo all'altezza desiderata, quindi a quella del polso. Bene, ho lavorato tutta la lunghezza della manica, sono arrivata fino a qui e adesso devo iniziare a fare le diminuzioni per il polsino. Però per sapere quante diminuzioni devo fare, devo prendere due misure. La prima è la misura del polso, che per Ginny sono 16 cm. La seconda misura è la misura della mano, perché chiaramente per infilare la manica la mano deve passare. Nel caso di Ginny sono 20 cm, quindi devo fare 16 più 20, mi dà 36, devo dividere in due, fare quindi la media, che mi dà 18. Adesso devo sapere quante maglie ci sono in 18 cm, quindi devo sempre fare la solita proporzione 18 per 12, che sono il numero di maglie che ho in 10 cm nel mio campione, diviso 10 e mi dà 21,6. Però, visto che il numero che devo avere deve essere un multiplo di 4, posso arrotondare o per difetto o per eccesso. Io arrotonderò per eccesso, onde evitare che poi la manica non gli passi dalla mano, proprio perché questo filato non è molto elastico, quindi arrotondo a 24 maglie. Visto che la mia manica in questo momento è formata da 48 maglie e io devo arrivare a 24, cosa faccio? 48 meno 24 mi dà esattamente 24. Ciò vuol dire che in un unico giro devo lavorare sempre due maglie assieme per diminuire esattamente al numero di maglie che mi serve per fare il polsino. Quindi procedo lavorando due maglie assieme a dritto per tutto il giro. Nel giro successivo vado a lavorare a coste 2 e 2, quindi lavorando 2 dritti e 2 rovesci per tutto il giro e proseguo a lavorare a coste 2 e 2 per un'altezza di circa 6 cm, perché così piace a Ginny. Voi lavorate per un'altezza che piace ai vostri figli o direttamente a voi. Poi andrò a chiudere tutte le maglie utilizzando lo stesso metodo che ho utilizzato per il corpo, quindi il metodo elastico. Bene, ho finito la mia prima manica e adesso vado a fare la seconda. E anche la seconda manica è finita. Vi volevo dare un consiglio: per avere le due maniche con la stessa sfumatura di colore, vedete, finiscono con tutte e due con l'azzurro e iniziano tutte e due con il rosa, dovete chiaramente, quando fate la prima manica, andare a contare, come ho fatto io, quanti metri sono la prima sfumatura, per me quanti metri sono di rosa, in maniera che così poi, per avere la seconda manica identica, ho cercato nel gomitolo dove iniziava il rosa e mi sono contata gli stessi metri. Per cui per me erano, mi sembra, 25 metri di rosa e ho contato gli stessi 25 metri anche dall'altra parte. E la stessa cosa l'ho fatta anche per quanto riguarda questo pezzo dello scalfo. Vedete, dopo il giallo c'è l'azzurro e poi ritorna al rosa. Qui l'abbiamo lavorato in ferri di andata e ritorno. Ho cercato la stessa sfumatura nel gomitolo per fare esattamente la stessa cosa per il retro, in maniera che così non c'è uno stacco di colore netto, ma tutto sfuma perfettamente.
Io per una taglia extra small, fate conto però che mia figlia è alta circa 1,60 m, ho utilizzato 240 metri di filato. Quindi se volete fare taglie più grandi o più piccole, regolatevi di conseguenza. Tenete presente però che questo maglione non è un maglione aderente, chiaramente è un maglione oversize, come avete visto nella foto dell'anteprima. Per oggi è tutto, se questo video vi è piaciuto mettetemi un like e non dimenticate di iscrivervi cliccando qui sotto iscriviti e la campanella e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!